Non tutti possono spendere ore nel proteggere la propria auto ed è proprio qua che il prodotto di oggi fa la differenza. Scopriamo insieme Gion Wet Coat. Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Finalmente oggi vi posso parlare della mia esperienza con Gion Wet Coat, un prodotto che fa della semplicità di utilizzo il suo cavallo di battaglia, quindi un prodotto molto interessante. Prima però di iniziare con il video vi voglio invitare a lasciare un like ed iscrivervi al canale per supportare questo genere di contenuti. Voglio anche però ringraziare Karshine per l'opportunità di provare questi prodotti, come altri che vedrete poi nelle successive settimane. Se inoltre vorreste vedere la recensione di qualche prodotto in particolare, come sempre fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ma veniamo però alla star di oggi. Lui è un sigillante spray, o se più vi piace un booster istantaneo di idrofobicità, quindi un prodotto della tipologia spray and rinse, ovvero spruzzo e risciacquo. Ha una percentuale di SiO2 contenuta all'interno del 5%, ovvio non può essere paragonato a un nano, però insomma anche l'applicazione è tutta un'altra cosa. Per quanto riguarda la resistenza al pH andiamo da pH 2 a pH 11, che è molto elevata per un prodotto del genere, una durata di circa 3 mesi che secondo me sono molto realistici, considerando anche comunque la qualità di queste stime da parte di Gion, che su altri prodotti in genere riescono ampiamente a raggiungere appunto queste stime. Ultima cosa, angolo di contatto con l'acqua, ovvero l'indice di quanto una goccina di acqua presente sulla superficie trattata è sferica, di 90 gradi, che è molto buono, considerando appunto la tipologia di prodotto. Vi starete però chiedendo come va questo Wet Coat e vi posso dire che va molto bene. Iniziamo però dove può essere applicato, praticamente su tutte le superfici esterne dell'auto. Per farvi un esempio l'ho applicato anche sulle pedane di un Defender con risultati davvero buoni, quindi vetri, plastiche, cromature, carrozzeria. Ecco, magari non lo applicherei sui tettini delle auto cabrio, in particolare quelli in tessuto, magari quelli in venile sì, perché no, di sicuro funzionerà lì molto bene. L'applicazione stessa si esegue così, è molto semplice, ovvero spruzzo l'acqua sul pannello, ad esempio con l'idropulitrice. Nel caso in cui non abbiate alcun tipo di protezione, l'acqua rimarrà attaccata sulla superficie. Un paio di spruzzate di Wet Coat dopo aver agitato per bene la bottiglia e si risciacqua subito. Niente di tendenzialmente lavorato. Ecco, vi voglio invitare a non lasciare troppo il prodotto in posa, perché vi potreste trovare qualche colatura nel momento in cui poi andate a risciacquare, cosa di sicuro non molto positiva. Mi raccomando, trattate l'auto all'ombra e con pannelli che sono freschi. Detto ciò, ho fatto poi anche qualche test per quanto riguarda la qualità dell'applicazione stessa e l'uniformazione, la capacità di uniformazione del prodotto, sia applicato in modalità veloce, quindi spruzzo e risciacquo, sia in modalità che ora ve ne parlo. Allora, parlando della modalità spruzzo e risciacquo, funziona molto bene su auto con un trasparente in buone condizioni, magari con poche contaminazioni, aderisce in modo ottimo e insomma già con questa modalità di applicazione molto veloce si riesce ad ottenere una bella uniformità del prodotto e una bella stesura, quindi mi immagino anche un'ottima durata nel tempo. Su auto però un pochino più contaminati, trasparenti, un pochino più compromessi, ecco, con la modalità spruzzo e risciacquo non si riesce ad ottenere un risultato secondo me eccezionale come lo si potrebbe, Il prodotto ha delle belle performance, delle belle capacità che non vengono espresse totalmente in questo scenario. Dunque ho provato un metodo di applicazione alternativo, neanche troppo alla fine più laborioso, e ora ve ne parlo. Niente di elaborato, ho semplicemente passato una spugna Smooth Egg piena di acqua, deve essere molto bagnata, praticamente piena, dopo aver spruzzato Wet Coat sulla superficie. Quindi bagnato la superficie, spruzzato Wet Coat, passato la spugna 2-3 secondi, è una cosa velocissima, e subito risciacquato sempre con acqua pressurizzata. Vedete anche voi la differenza tra i due pannelli trattati. Un lato ha una bella idrofobicità e una copertura praticamente perfetta, mentre quella un pochino più contaminato fatica a far lavorare bene Wet Coat in alcune zone. Ecco, ed è proprio questo il punto a cui volevo arrivare. In alcune zone Wet Coat non riesce probabilmente ad aderire in modo corretto, visto magari la superficie un pochino complessa, quindi lo si riesce a far lavorare bene con questo metodo alternativo. Voi direte, è il metodo migliore di sicuro per applicarlo?
Allora, se volete le migliori performance, di sicuro sì, perché si riesce ad ottenere una buona uniformità del prodotto. Magari non è la cosa più semplice da fare, rischiate forse anche la formazione di qualche colatura, però insomma, se fate tutto in modo veloce e sapete quello che state facendo, il risultato è indubbiamente migliore. Quindi, ecco, vi posso consigliare questa tipologia di trattamento se avete auto magari un pochino contaminato, se non riuscite a ottenere buone performance con il prodotto erogato in modo semplice. Siamo giunti dunque ragazzi alle considerazioni finali e alle conclusioni. Spero di non avervi annoiato con il video e con tutto il pippone sul metodo di stesura alternativo, però insomma era una cosa molto interessante che alla fine ha senso parlare in un video come questo, altrimenti di cosa vi vado a parlare. Vi starete però chiedendo se mi è piaciuto il prodotto. Vi posso dire sì, mi è piaciuto. Forse ecco, mi è iniziato a piacere nel momento in cui l'ho steso con la spugna, perché forse un prodotto del genere ha molto senso se utilizzato su superfici non così perfette, no? Perché altrimenti se mi metto a decontaminare l'auto, passo un paint cleaner, magari vado anche a lucidare, a quel punto o stendo un nano, stendo un sigillante un pochino più duraturo, non mi metto di sicuro a dare una protezione spray. Quindi ecco, un prodotto del genere, oltre che magari ad essere utilizzato come topper di un coating, insomma, da dove abbiamo una protezione che sta iniziando a perdere performance, lo vedo ottimo. Ad esempio se lavo l'auto al self, spruzzo al termine del lavaggio invece di utilizzare la cera che si trova sempre lì, che ovviamente è di infima qualità, e si ha un bel risultato. Ecco, il bel risultato però lo si ha nel momento in cui, se abbiamo l'auto molto contaminata, si va anche ad utilizzare una spugna, no? Ci si va ad usare un pochino per l'uniformazione. Quindi ecco, tutto questo per dire che un prodotto del genere ha molto senso secondo me su auto contaminate, su auto con un trasparente non messo perfettamente, però in quel caso secondo me per ottenere le migliori performance che Wetcoat ci può dare bisogna fare questa stesura un pochino più laboriosa, ma che ci dà una bella soddisfazione se fatta bene, altrimenti ci darà solo degli aloni, delle colature. Quindi insomma, fate anche voi i vostri test. Potete utilizzarlo benissimo diluito 1 a 1 per aiuto con l'asciugatura. Magari ad esempio avete una grande auto e non avete un panno così enorme per asciugarlo, utilizzate lui diluito 1 a 1 e senza alcun tipo di problema la riuscirete ad asciugare. Magari vi potete anche utilizzare col panno, con la tecnica del panno acqua. Per quanto riguarda l'utilizzo su protezioni preesistenti, mi raccomando, non utilizzate Wetcoat su una cera o su un protettivo in genere che hanno durata inferiore rispetto a quella di Wetcoat. Ad esempio utilizzatelo come booster di idrofobicità su un nano che magari ha iniziato a perdere performance. Magari ecco, non utilizzatelo su una cera, come dicevo nei video scorsi, a base naturale che vi dura magari qualche settimana, perché altrimenti è un prodotto praticamente sprecato. E parlando sempre di sprechi, vi voglio dare un ultimo consiglio, ovvero utilizzate erogatori con regolazione di atomizzazione, quindi quelli che hanno il pirulino che si può regolare in cima, perché con questi regolatori, con questi spruzzini riuscite ad ottenere una stesura migliore, utilizzare meno prodotto e insomma avere un risultato migliore in generale, no? L'erogatore Gion che è presente in confezione può essere spostato o su on o su off, il pattern di erogazione è sempre quello e secondo me non è la cosa migliore. Ecco, se volete anche migliorare un altro aspetto dell'erogazione, uno spruzzino dedicato di sicuro molto buono. Detto ciò ragazzi, le performance le state vedendo nelle immagini, sono davvero buone e sono molto soddisfatto, no? della qualità del prodotto stesso. Mi raccomando, ultima cosa come sempre, prima di erogare scusate, il prodotto, agitate per bene la confezione e erogatelo all'ombra su una superficie fresca. Mi raccomando, molto importante. Detto ciò, voglio ringraziare Karshine per l'opportunità della prova di questo prodotto insieme ad altri che vedrete prestissimo sul canale. Vi voglio ricordare che avete sul sito per ordini superiori ai 50 euro il codice sconto MOSCHI del 10% e mi raccomando, la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 150 euro, quindi se vi volete fare un giro fatevelo, che ci sono molti prodotti interessanti, spesso anche scontati. Ad esempio ora di recente ho preso gli erogatori Mercury che vedrete prestissimo sul canale. E insomma, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Veniamo però all'ultima parte del video, ovvero quella delle domande che mi avete fatto voi da casa. Maurizio Cassano mi chiede un paio di cose, ovvero è necessario decontaminare prima dell'applicazione e ogni quanto tempo va applicata? Ogni quanto tempo è una cosa molto soggettiva, perché ad esempio ci potrebbe essere una persona che, a cui non importa avere sempre l'idrofobicità al top, magari aspetta la naturale durata del prodotto e quindi lo applica meno frequentemente. Uno che magari vuole ad esempio sempre l'idrofobicità al top lo va a applicare più spesso.
È necessario decontaminare prima? Qui secondo me è più un discorso di impostazione mentale, nel senso, ora ti dico la mia. Decontaminare è un'operazione che comunque su un'auto su cui non è mai stato fatto questa tipologia di lavorazione c'è da investire del tempo, no? Quindi dopo aver investito così tanto tempo è difficile andare a applicare una protezione che non è così incredibile, no? È una bella protezione, però insomma è qualcosa di semplice, che dura sì, però non dura così tanto. Quindi ecco, in quel caso io, se decontaminassi l'auto, avessi una bella superficie su cui lavorare, applicherei una protezione di sicuro più duratura. Ovvio, riallacciandomi alla domanda, una superficie decontaminata è di sicuro più funzionale alla sua funzione stessa, no? Di sicuro dura di più nel tempo e insomma ci possiamo di sicuro aspettare performance un pochino migliori. Per quanto riguarda altre domande, Ale53 mi chiede che durata ha. Ci possiamo aspettare benissimo 3 mesi. Calmo e ruspante, grazie Dio per il video su Wetcoat, è sempre un piacere fare dei contenuti che sono comunque, no, richiesti. BDC Detailing Car Care, dopo l'applicazione è necessario passare un QD, anche questa secondo me è una cosa molto molto personale. Di sicuro voglio provare in futuro l'accoppiata Wetcoat e Ceramic Detailer, magari anche provare Ceramic Detailer, vediamo un po', no, se riusciamo. Sta diventando una combo interessante, quindi sono anche interessato a provarla e darvi le mie impressioni. Danilo Toretto, esci il video, come ti sei trovato? È facile da applicare. Mi sono trovato bene, dai, non mi posso assolutamente lamentare. Il discorso per quanto riguarda l'applicazione non l'ho fatto prima, è molto molto semplice da applicare e ovvio ho distinto anche, no, le varie casistiche. Nardo 121, può essere diluito, differenza con competitor, ad esempio Labo Beneficia, lascia residui. Lascia residui nel momento in cui non eseguo un'applicazione corretta, no? Magari applico il prodotto al sole e lo lascio troppo tempo in posa, o in generale lo lascio troppo tempo in posa pensando che sia meglio. Non è assolutamente meglio, io mi sono ritrovato benissimo spruzzando e risciacquando istantaneamente. Non ho mai provato Beneficia, quindi non posso portare questa comparativa, magari in futuro riusciremo a portare anche quello sul canale. Detto ciò ragazzi, non ci sono altre domande per oggi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Per questo video purtroppo non ho potuto registrare tantissime immagini e clip, non sarà magari bello come quelli scorsi, però insomma i contenuti spero che insomma vi siano piaciuti. Come sempre vi ho già detto, iscrivetevi, grazie per il tempo che mi dedicate e insomma noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!